Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti nella prima puntata di Memorie, della rubrica nella quale ricostruiremo tutto il passato della storia del mondo Pokémon. Di informazioni nel corso degli anni ne abbiamo avute davvero tante e spesso sono state discordanti fra di loro. Dunque l'obiettivo di questa rubrica è quello di ricostruire una lineare timeline di questo franchise ultra ventennale, non dimenticandoci ovviamente di condire il tutto con le nostre congetture, sia aggiungendone di nuove, sia talvolta espandendo quelle che negli anni precedenti abbiamo pubblicato sotto la forma di video in questo canale. E come introduzione di questa serie, come non partire da dove tutto è cominciato? Non il garage di Tajiri, da dove tutto è davvero cominciato. Preparatevi ad una ricostruzione cronologica della creazione del mondo Pokémon. Cos'è successo davvero in quel nulla dal quale è nato Dio? Secondo le descrizioni del Pokédex di Arceus, il Pokémon Primevo è nato prima di ogni altra cosa. Citando, nato da un uovo generato dal nulla, ha dato poi vita ad ogni cosa. Ancora, in uno dei miti di Sinnoh più famosi, ovvero la storia originale, troviamo altre informazioni sulla nascita di questo dio. Nel centro del caos, quando tutto divenne una cosa sola, comparve un uovo. Caduto dal vortice, l'uovo dette vita alla creatura originale. Verrebbe da dire quindi che Arceus sia la prima forma di vita esistita prima della nascita dell'universo per come lo conosciamo. Anzi, vi dirò di più, prima della nascita di uno spazio e di un tempo e della possibilità di questi di scorrere liberamente. Perché sempre nella storia originale il mito continua raccontandoci che Arceus diede vita a due creature e da allora il tempo cominciò a scorrere e lo spazio ad espandersi. Eppure, signori, la ricostruzione di questo mito della creazione non mi sembra essere così cristallina. A mio avviso, per elementi totalmente canonici e presenti all'interno dei giochi, ho motivo di credere che ci fossero altre creature oltre ad Arceus prima della creazione dell'universo in cui viviamo. Come ormai saprete a memoria, le lastre di Arceus presentano delle incisioni che ci permettono di ricostruire il momento della creazione. In una di queste lastre, ad esempio, troviamo ancora una volta una testimonianza del fatto che la creatura diede origine a due creature, una del tempo e una dello spazio, ovvero di Alga e Palkia. La lastra che però ha fatto più parlare di sé in questi anni e su questo canale è quella che riguarda il loro stesso potere intrinseco. Questa lastra racchiude la potenza dei giganti sconfitti. Se uniamo questa informazione ad una seconda, ecco che tutto comincia a diventare più chiaro. Quando fu creato l'universo, i suoi cocci crearono questa lastra, e quindi probabilmente le altre. Le lastre dunque vengono generate nel momento in cui l'universo viene creato dai frammenti di quest'ultimo. Ed è plausibile che sia questo il momento nel quale si imbevono della potenza sprigionata dai giganti sconfitti. Di conseguenza, tutto questo ci permette di ipotizzare che la creazione dell'universo da parte della creatura originale sia una sorta di combattimento, uno scontro, una tensione, il cui risultato è una sorta di Big Bang metaforico, la nascita dell'universo e delle lastre. Se le lastre esistono solo dal momento in cui l'universo viene creato, perché sono i suoi frammenti, e sono imbevute del potere sprigionato da creature sconfitte in questo scontro tra ordine e caos, allora è per forza vero che anche queste creature che hanno combattuto contro il dio preesistono alla creazione dell'universo. Ecco perché, a mio avviso, le incisioni sulle lastre testimoniano la coesistenza prima della creazione dei giganti e del dio Arceus. Non sappiamo cosa siano i giganti e più volte abbiamo cercato di ipotizzare la loro fisionomia all'interno di vari videoteoria. Talvolta ce li siamo immaginati come antenati dei regi. Ultimamente invece abbiamo pensato che questi giganti potrebbero avere la forma di mani, come l'Eternamax visto alla fine di Pokémon Spada e Scudo, dato che nel Pokédex dei medesimi giochi Eternatus è persino definito letteralmente Pokémon gigante. In qualunque modo stiano le cose, quel che è certo è che il vortice dal quale tutto è nato ha originato Arceus e questa famiglia numericamente indefinita di giganti. Sulla natura di questo vortice, di questo caos in grado di partorire creature divine ci torneremo fra poco, perché è il momento di parlare del fatto che le entità divine o comunque non create da Arceus, preesistenti al momento della creazione dell'universo, probabilmente sono ancora di più dei giganti e della creatura originale. E per comprendere al meglio ciò che sto dicendo dobbiamo introdurre un nuovo concetto, quello delle tre aree, in inglese conosciute come Mystery Stage, un elemento presente canonicamente nei giochi anche se visto unicamente in Pokémon Heart Gold e Soul Silver.
Si tratta di una pedana costruita dagli antichi popolani di Johto, all'interno di un tempio presente nelle rovine Sinjo, a nord di Johto. Questo altare triangolare, con sopra presenti dei simboli simili a dei cerchi alchemici, è stato costruito da questi antichi per commemorare il dio Arceus attraverso balli e canzoni. Come commentato da Camilla, c'è chi ancora a Johto osserva questa tradizione, e anche se parzialmente scorporato dal discorso che stiamo facendo, questo elemento ci permette di ipotizzare che le Kimono Girl di Amarantopoli non siano altro che le discendenti di coloro che organizzavano questi tipi di rituali. Sulle 3 aree si crea un mondo di tempo, spazio e antimateria, ci spiega Camilla, e sembra che Arceus, con un minimo del potere immane che gli ha permesso di creare questo universo, sia in grado dal nulla di generare la vita. Posizionando infatti Arceus al centro delle 3 aree nel cerchio che lo rappresenta, è possibile assistere al miracolo della creazione di una nuova vita, più precisamente alla nascita di uno dei 3 figli di Arceus, le prime 3 creature che il dio ha creato. Questo ci dimostra che la creatura originale potenzialmente potrebbe creare infiniti Dialga, infiniti Palkia e infiniti Giratina, il che peraltro ben si sposa con il concetto di multiverso Pokémon. Non appena Arceus sale sull'altare, però, succede qualcosa di davvero insolito. Uno sciame di Unknown compare dal nulla e circonda l'altare. Dopodiché si viene catapultati in una sorta di dimensione onirica nella quale Arceus, durante la creazione della vita, ha delle visioni del mondo in una timeline indefinita nella quale compaiono grotte, città, ma anche organi interni di esseri viventi. In tutto questo, il disegno delle 3 aree comincia a complicarsi e appaiono una serie di cerchi secanti che compenetrano il disegno mostrato sullo schermo. Quello che viene creato davanti a noi probabilmente è proprio una sorta di cerchio alchemico. Data la necessità di Arceus di porsi al centro di questo disegno per generare la vita, è il momento di porsi una domanda legittima. Com'è possibile che il Pokémon abbia creato la vita partendo da questo cerchio alchemico, se in origine questo cerchio alchemico presente nelle 3 aree non poteva esistere perché era l'universo a non esistere direttamente? Quali sono dunque le 3 aree originali sulle quali la creatura originale ha creato i primissimi Dialga, Palkia e Giratina? Del resto, voglio dire, le stesse 3 aree delle rovine Sinjo saranno state create dagli antichi partendo da una figura, da un'immagine, da una raffigurazione preesistente a loro, non possono averla inventata dal nulla. Altrimenti dovremmo credere ad una cosa assurda, cioè che per pura fortuna, disegnando una cosa completamente a caso, gli antichi abbiano indovinato l'esatta disposizione dei cerchi alchemici che permettono ad Arceus di creare la vita da zero, ed è assurdo appunto. Data la presenza degli Unknown all'interno di questo evento di Pokémon Heart Gold e Soul Silver, e dato che proprio al loro arrivo il disegno delle 3 aree comincia a cambiare, a complicarsi, ho motivo di credere che anche gli Unknown fossero presenti al momento della creazione dell'universo. Gli Unknown sono coloro che hanno creato per la prima volta il cerchio alchemico. Sono le 3 aree originali sulle quali Arceus ha creato tutto il resto. Voglio dire, dategli un'occhiata. Da anni gli sciami di Unknown vengono rappresentati come in grado di creare dei cerchi, delle circonferenze, sia nei film che nella serie animata. Vediamo sempre gli Unknown muoversi in gruppi di lettere che vengono posizionati a mo' di circonferenza. Non è allora forse logico pensare che gli Unknown abbiano creato queste prime circonferenze ai piedi della divinità per permettergli di creare i suoi figli? Direi proprio di sì. Game Freak potrebbe aver pensato a questa storia ispirandosi al mito della Cabala ebraica. Secondo il mito della Cabala, infatti, le 22 lettere dell'alfabeto ebraico erano presenti al momento della creazione dell'universo, e non solo, in loro veniva inserita, iniettata la luce di Dio e della forza del mondo stesso. E sapete perché nell'alfabeto ebraico si parla proprio di 22 lettere? Perché 22, se fosse una circonferenza, sarebbe un cerchio con un diametro dal valore 7, e 7 è un numero chiave e ricorrente nella creazione ebraica. Un cerchio dunque come quelli che gli Unknown formerebbero ai piedi di Arceus, e un 7, lo stesso numero di creature generate dalla creatura originale al momento della creazione dell'universo. 3 figli, Dialga, Palkia, Giratina, e 3 spiriti dei laghi, Uxie, Mesprit e Azelf, che con Arceus fanno 7.
Ancora, volendo progredire in questa congettura, abbiamo detto prima che gli antichi del popolo di Johto devono aver appreso da qualcuno la forma delle tre aree. E quali migliori messaggeri se non gli Unknown, che da sempre sono entrati in contatto con il popolo di Johto, come testimonia l'esistenza delle rovine d'Alfa. E già che ci siamo, rovine d'Alfa, Alfa come inizio, dato che l'Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco e da sempre simbolo d'origine, appunto di inizio. Ricapitolando, allora cerchiamo di ricostruire questo passaggio iniziale. Dal vortice nascono due tipi di creature. La creatura originale, quella che poi sarebbe divenuta Arceus, e un numero indefinito di giganti. Questi due poli hanno uno scontro tra bene e male, tra caos e ordine, e la vittoria di Arceus su questi giganti crea, in principio, l'universo, dopodiché dai cocci di questo universo vengono generate le lastre. Noi aggiungiamo che oltre alle lastre viene creata anche un'ultima forma di vita, gli Unknown, che come nel mito della Cabala ebraica presenziano nel momento in cui tutto inizia. È come se gli Unknown fossero stati autogenerati da questa tendenza all'ordine e non al caos. La nostra timeline ha scelto come esito la creazione e quindi ecco che gli Unknown diventano i catalizzatori di questo momento creativo. Noi non abbiamo nessuna testimonianza in più di 20 anni di qualcuno o qualcosa che abbia creato gli Unknown, e quindi la teoria della loro autogenerazione sta bene in piedi, anche perché, pensateci, gli Unknown sono stati definiti nel sito ufficiale Mystery File come delle ultra creature, e noi sappiamo che queste ultra creature sono quindi in grado di viaggiare interdimensionalmente da sempre, fin dai tempi della dimensione elementare, in un momento nel quale non esisteva alcuna tecnologia in grado di aprire ultravarchi di sorta. Ad oggi noi sappiamo che solamente Cosmog, Solgaleo, Lunala e Necrozma sono in grado di aprire ultravarchi spontaneamente e viaggiare senza il permesso di nessun'altra creatura. Oggi dobbiamo dire che anche gli Unknown possono farlo. E quindi ragazzi, è la cosa più logica pensare che siano talmente potenti da esserci fin da subito, fin dall'inizio di tutto. A proposito dell'inizio, nella creazione più volte si fa riferimento al fatto che Arceus avesse una forma diversa in quell'esatto momento. Più precisamente si parla di una creatura dalle 1000 mani che è stata in grado di generare l'universo. La cosa è confermata da più fonti, non solo le descrizioni del Pokédex, ma anche le parole di Camilla nell'evento delle rovine Sinjo, che appunto ci spiega come Arceus, creando Giratina, Palkia o Dialga, utilizzi solamente una parte infinitesimale di quel potere che gli ha permesso di generare l'universo. Quello che il Pokémon è in grado di fare sulle tre aree, quello che per noi è un miracolo, creare un nuovo dal quale si schiude un leggendario, in proporzione a quelle che sono le possibilità del dio dalle 1000 mani, è niente. La forma originaria di Arceus, che chiameremo d'ora in poi creatura originale o dio dalle 1000 mani, ha un potere che attualmente non è stato soggiogato dalla Pokéball di alcun allenatore. Ed è arrivato il momento di fare un approfondimento piuttosto importante, lungo e interessante. Che cos'è la creatura originale? Qual è la sua vera natura? Le sue origini? Lo abbiamo accennato prima da un passaggio della storia originale. Nel centro del caos, dove tutto divenne una cosa sola, comparve un uovo che diede vita alla creatura originale. Cosa significa esattamente quando tutto divenne una cosa sola? Sondiamo ancora di più i primi versi della storia originale. In principio era il caos, un tumulto di caos, e nel centro del caos tutto divenne una cosa sola. Immagino che si stia parlando in questo caso del vortice che partorisce l'uovo di Arceus, e nell'epicentro di questo vortice deve essere accaduto qualcosa, deve essersi concentrato un mix, un tutto, e questo tutto sembrerebbe essere la madre di Arceus, o meglio dell'uovo che si è schiuso nella creatura originale. Per comprendere bene questo tutto dobbiamo scomodare le parole di un NPC presente in quarta generazione. Si tratta di un ricercatore dell'antica storia della creazione del mondo Pokémon, quindi potremmo dire di un nostro collega. Egli dà varie informazioni utili che sono sue supposizioni sull'inizio del mondo. Ed è chiaro ragazzi che sfondando la quarta parete, sebbene ci vengano presentate sotto forma di supposizioni, queste sono parole degli autori di Game Freak, e quindi in altre parole fonti piuttosto certe di ciò che è avvenuto all'origine del mondo Pokémon. Cito un passaggio fondamentale di uno dei suoi 2 dialoghi avvenuto a Canalipoli. Come la vedo io, il mondo Pokémon è nato nel momento in cui è nato lo spirito dell'uomo.
All'interno di questo spirito neonato, tempo e spazio erano ancora intersecati insieme. Pokémon e umani al tempo erano la stessa cosa. Si dice che un Pokémon abbia dato vita all'universo. È possibile che questo Pokémon sia la manifestazione fisica di questo spirito? Il Montanaro, facciamo attenzione, non si sta riferendo a quel momento della timeline Pokémon nel quale uomo e Pokémon hanno condiviso uno stesso antenato. Di questo stadio intermedio umano-Pokémon ne parleremo nei prossimi episodi di Memoride, ma sono altri i miti che fanno riferimento a questo momento della storia Pokémon. Qui si narra dell'origine del mondo, della creazione dell'universo, della manifestazione fisica della creatura originale di qualcosa di differente. E voglio dire, ragazzi, sarebbe illogico pensare che Arceus sia la manifestazione fisica dello stadio intermedio tra Pokémon e umani. Si parla peraltro di uno spirito nel quale tempo e spazio sono una cosa sola, mentre sappiamo bene che l'universo è nato da basi differenti, una base nella quale tempo e spazio sono quantomeno separati e ordinati. A mio avviso, e adesso che abbiamo visto tutte queste fonti sembra piuttosto ovvio, il Montanaro con spirito definisce quel centro del vortice, il tutto, il mix che si è creato all'interno del caos in un punto specifico. Nell'epicentro del caos, prima ancora della creatura originale, è nato uno spirito che racchiudeva tutto dentro di sé, tutto ciò che sarebbe nato successivamente, quindi uomo, Pokémon, volontà, emozioni, conoscenza, tempo, spazio, antimateria e chi più ne ha più ne metta. È questo insieme di elementi che ha dato origine alla creatura originale. E poi la creatura originale, con un procedimento che vedremo a breve, ha dato vita a tutto il resto. Permettetemi il paragone, ma Sephiroth sta a Geova come la creatura originale sta allo spirito. Partiamo da creature superpotenti che hanno in comune una matrice ultraterrena e divina. Di conseguenza possiamo interpretare ancora meglio l'esatto momento nel quale l'universo comincia a venire generato. La creatura originale non crea la vita dal nulla con uno schiocco di dita. Dopo il combattimento contro i giganti, la creatura originale si scinde, spezza parti di sé e queste parti di sé prendono vita. Ecco che allora la creatura originale perde la sua matrice del tempo e la fisicizza in dialga, perde lo spazio che diventa palchia, l'antimateria che diventa ghiratina e così via dicendo. Piuttosto che una creazione della vita partendo dal nulla, è più corretto dire che il mondo Pokémon nasce dalla scissione programmata e ordinata della creatura originale. Secondo il filologico aperto all'inizio del video, quindi, poi entra in gioco un ulteriore attore. Una volta che la creatura originale ha vinto contro i giganti, l'ordine, la divisione programmata vince sul caos e quindi si autogenerano da questa spinta creativa gli unknown che fungono da altare per la creatura originale per scindersi e creare le sue parti più piccole. I giganti invece non sarebbero nati dall'epicentro del vortice ma dai suoi estremi. Non sarebbero creature ordinate, ma caotiche, e in loro tutto scorre intrecciato e indefinito. Tempo, spazio, antimateria, emozione, conoscenza. Detto nel video Teoria Mani, il fatto che i giganti abbiano questo potere sullo spazio-tempo è già dimostrato dall'esistenza di Eternamax, che nelle fasi conclusive della trama di Pokémon Spada e Scudo flette spazio e tempo a proprio piacimento. I giganti, come la creatura originale, sarebbero in grado di scindersi, tant'è vero che da Eternamax nasce Eternatus, solo che lo fanno solo per necessità, non è il loro piano, non vogliono assolutamente generare la vita. Se la creatura originale dà e si divide generando la vita, i giganti invece tendono a tenere per sé, e da qui la lotta del caos contro l'ordine, della creazione contro la distruzione, o quantomeno il nihilismo, il nulla. Per un po' di tempo abbiamo pensato che i giganti dessero la caccia a umani e Pokémon per rientrare in possesso del potere inserito all'interno delle lastre di Arceus, e questo rimane ancora vero. Solo che oggi voglio espandere questo punto di vista e arrivare a dire qualcosa di ancora più grande. I giganti vogliono riassorbire tutto ciò che sono, il mondo degli umani, il mondo dei Pokémon, le nostre emozioni, le nostre gioie, le nostre paure, sono tutti elementi derivati da quello spirito primo che ha partorito la creatura originale e i giganti. E laddove la creatura originale ha voluto dividere questo spirito per permetterci oggi di essere al mondo, i giganti probabilmente vogliono che quello spirito torni a sé, vogliono letteralmente riprendere ciò che gli appartiene. È come se fossimo davanti a due processi uguali e contrari. Da una parte c'è la spinta creativa, che crea scissioni in unità più piccole che prendono vita. I giganti invece sono figli del caos e non vogliono dividersi, vogliono unire, vogliono che tutto torni a essere uno.
Ovviamente solo uno di questi due poli può prevalere e al momento in cui parlo è il disegno della creatura originale a prevalere sul resto. E ritornando al disegno della creazione riprendiamo in mano la nostra timeline. E sì, lo so che è difficile seguirmi in questo video, ma Memoride fotterà con il vostro cervello più e più volte, quindi è così. La prima cosa ad essere creata, in ordine cronologico, è proprio l'universo. Ed è importante sottolineare il tipo di universo creato sul quale abbiamo addirittura pubblicato qualche anno fa un video approfondimento. Si tratta di un universo a bolle, ovvero un contenitore dentro il quale ci sono più universi e dentro questi universi più dimensioni parallele. Volendo fornirvi un'immagine per rendere le cose più chiare, è come se Arceus avesse creato una scatola che contiene tante biglie. Noi viviamo all'interno delle biglie, ma Arceus ha creato innanzitutto la scatola che le contiene. Dentro questo contenitore troviamo tutti gli universi vissuti nei vari giochi della serie ufficiale, quindi abbiamo gli universi alfa nei quali i buoni esistono e vincono, gli universi beta nei quali i buoni o non nascono o se esistono perdono, e poi abbiamo gli universi gamma dove la vita Pokémon e umana non si è sviluppata per qualsivoglia motivo, come nell'ultra giungla dove vivono solamente i Buzzwole. All'interno di questi macro universi ci sono poi delle dimensioni, quindi nelle biglie ci sono altre biglie più piccole. Abbiamo le dimensioni di Pokémon rosso nelle quali non c'è mega evoluzione e quelle di Let's Go nelle quali questa meccanica esiste perché in queste dimensioni 3000 anni prima degli eventi giocati a Z ha sparato un raggio con la sua macchina. Abbiamo la dimensione di Pokémon Perla nella quale Cyrus risveglia Palkia e quella di Diamante nella quale lo stesso cattivo risveglia Dialga. Abbiamo due dimensioni, entrambe con Palkia risvegliato, ma in una il giocatore che batte Cyrus si chiama Sidonia, nell'altra invece si chiama Chiara e femmina. Persino le lastre hanno un'influenza diversa a seconda delle dimensioni prese in analisi. Abbiamo dimensioni nelle quali la lastra spiritello è sopraggiunta, quelle da Pokémon X e Y in poi, e quelle dove invece questo potere, questo tipo di aura dei giganti non è arrivata. Per esempio nell'Unima di Pokémon Bianco e Nero o Bianco e Nero 2. Ma al di là di singoli universi e dimensioni, sui quali avremo modo di scervellarci nelle prossime puntate di Memoride, oggi voglio concentrarmi unicamente sulla scatola delle biglie, sul contenitore. È qui dentro infatti che Arceus, sulle 3 aree formate dagli Unknown, crea le prime 2 forme di vita. Sto parlando ovviamente di Dialga e Palkia. Secondo la storia originale, dalla creatura originale vennero generati 2 esseri. Il tempo cominciò a scorrere e lo spazio a espandersi. In questo esatto momento, alla scissione sostanzialmente della creatura originale in altre 2 creature, l'universo è stato creato, lo spazio comincia a espandersi e il tempo a scorrere. E si tratta in questo caso di 2 elementi che vengono separati in maniera ordinata, anche se non sono stati ancora imbrigliati correttamente, e capirete tra poco quello che voglio dire. Secondo molti, infatti, è già da questo momento che spazio e tempo si trovano in una situazione sufficiente a generare la vita che avrebbe dato poi i natali al mondo Pokémon, e invece no ragazzi, non è così. Quel momento deve ancora arrivare per mano di altri attori. Ciò che nasce in questo momento è solo la materia. I 2 espressero un desiderio e da esso nacque la materia. Nel mito i 2 esseri sono chiaramente Dialga e Palkia e come materia immagino si intenda tutto ciò che è tangibile, il contenitore, insomma. Il terzo essere a nascere cronologicamente è chiaramente Giratina. Di questo evento però non se ne parla nella storia originale, poiché a detta di Camilla è un fatto di cui si è perso memoria nei secoli. Una volta battuta la lega, infatti, in Pokémon Platino Camilla ci fornisce una sua nuova interpretazione delle pitture rupestri di Memoride. Le 3 luci presenti, oltre ad Azelf, Uxie e Mesprit, andrebbero a rappresentare anche Dialga, Palkia e Giratina. E ovviamente è giusto. Inoltre, secondo Camilla, nella storia originale si parla di 2 creature che vennero create dalla creatura originale, una del tempo e una dello spazio. E in realtà, secondo la ricercatrice e archeologa, queste 2 creature sarebbero 3. 2 di loro avrebbero il potere del tempo e dello spazio separati e una invece li avrebbe congiunti. E sarebbe Giratina, un'interpretazione altrettanto giusta, dato che nel mondo distorto vediamo come Giratina abbia il potere sia del controllo del tempo che dello spazio nella sua dimora d'origine. Sappiamo già da tempo che Giratina mantiene l'equilibrio e quindi funge da contrappeso a entrambi gli altri figli di Arceus, ecco perché in sé devono sussistere sia poteri di controllo spaziali che temporali. Tutta questa ricostruzione ovviamente è corretta.
terzo figlio della creatura originale abbiamo Giratina, che per via del suo animo ribelle viene bandito all'interno del mondo distorto. E su questa cosa ritengo necessario soffermarci un po'. Da sempre si parla di Giratina, chiaramente ispirato a Satana, come di un cattivo, di un figlio che deve essere disciplinato e che per questo viene punito nel mondo distorto. Io non la vedo così, e rileggendo tutta la storia originale devo dirvi che in realtà l'animo ribelle di Giratina è solo una conseguenza logica delle regole di questo universo e di questo mondo. Il suo essere ribelle è tutto ciò che questa creatura doveva rappresentare. Se partiamo dal presupposto che la creatura originale riunisce in sé tutto perché è figlia di uno spirito che tutto rappresentava, allora dentro la creatura originale ci deve essere anche il caos, il male, la malignità, il disordine. Sappiamo anche che tutte queste cose devono esistere, ce lo dice Cyrus nel mondo distorto. L'obiettivo di questo antagonista in Pokémon Platino infatti è destabilizzare il mondo distorto perché funge con la sua antimateria da base per il nostro mondo. Senza questo universo privo di regole andrebbe a perire anche il nostro universo perfettamente ordinato, e quindi ciò che vuole fare l'antagonista è creare un effetto domino, destabilizzare il mondo distorto e di conseguenza resettare anche l'universo canonico. Quel che cerco di spiegarvi quindi è che, a mio avviso, l'invio di Giratina nel mondo distorto non deve essere percepito come una punizione. La sua presenza nel mondo distorto non è un esilio, è uno dei capisaldi del nostro equilibrio. E volendo fare un altro paragone, potremmo dire che la creatura originale sta ai giganti come Dialga e Palkia stanno a Giratina. Volendo tornare alla conformazione quindi del nostro universo, o meglio del contenitore degli universi, siamo in una situazione nella quale tempo e spazio dopo la creazione di Dialga e Palkia fluiscono liberamente al suo interno. Dopo la creazione di Giratina abbiamo anche l'antimateria con il suo mondo distorto. In questo momento però questi tre elementi sono scollegati, non sono imbrigliati, intrecciati, ognuno fa il suo decorso naturale. Volendo darvi un'immagine per comprendere al meglio ciò che sto dicendo, immaginiamo l'universo contenitore come un diagramma di Euler-Oven. In questo momento temporale il diagramma prevede solamente la presenza di tre cerchi separati che ancora non si intersecano, perché è nell'intersezione di questi tre cerchi, che rappresentano tempo, spazio e antimateria, che troviamo il punto del contenitore nel quale la vita potrà esistere e gli universi e le dimensioni generarsi. E questo quindi ci porta ad un'ulteriore presa di coscienza. Il viaggio che noi compiamo verso il mondo distorto in Pokémon Platino è di una natura completamente diversa rispetto a quello che si compie in Pokémon Ultrasole e Ultraluna, non so, per visitare l'Ultra Abisso dei Nilego. Nel secondo caso, infatti, viaggiamo all'interno di una microscopica dimensione, viaggiamo all'interno di una biglia. In Pokémon Platino invece noi viaggiamo nel mondo distorto e quindi nel nostro paragone nella scatola, in una sezione del contenitore degli universi. Siamo molto più in alto a livello di ordine di grandezza. Procediamo oltre nella nostra timeline. Dialga, Palkia e Giratina esistono, i loro elementi altrettanto. Come arriviamo al momento in cui questi si intrecciano? È il momento di presentarvi i nostri altri attori che completeranno il diagramma di Euler-Oven. Un'ultima creazione della creatura originale separerà da sé la volontà, le emozioni e la conoscenza, ovvero nascita di Azelf, Mesprit e Uxie. Dalla creatura originale vennero generate tre forme di vita, lo leggiamo nella storia originale ancora una volta. La creazione di queste tre nuove entità ha due obiettivi cruciali. Il primo è la nascita del cosiddetto spirito, come parto del desiderio di queste tre creature. Di che spirito parliamo, vi starete chiedendo? È legittima la vostra domanda, perché l'unico spirito del quale abbiamo parlato finora è quello del centro del vortice, quello dal quale è nato Arceus. Se ci pensate, abbiamo detto che il processo della creazione è una divisione di questo spirito iniziale in parti più piccole di sé, e quindi ecco che la creatura originale che controlla il tempo perde questa capacità perché il tempo diventa Dialga, ed ecco allora che anche questo spirito, a mio avviso, che contiene tutto, può dividersi in uno spirito più piccolo e molto meno omnicomprensivo. La vita che ha in grembo lo spirito generato da Azelf, Uxie e Mesprit non è capace di generare creature divine e non può nascere da questo spirito un altro Arceus o un'altra creatura originale o un gigante. È lo spirito che detiene il segreto della vita umana,
Pokémon o di tutte quante le altre forme di vita viste negli universi e dimensioni visitate nel corso dei nostri giochi. È insomma una versione ridotta e terrena del centro del vortice. E per far sì che questo spirito possa generare la vita abbia un palcoscenico sul quale farlo, dato che, lo sottolineo, Arceus non ha mai creato direttamente un uomo o un Pokémon, è necessario che le tre creature facciano anche qualcos'altro, ovvero raggiungano il loro secondo obiettivo. Come leggiamo sulle lastre, le tre creature congiunsero insieme il tempo e lo spazio. È chiaro che sia così. Nei giochi di quarta generazione sappiamo che Cyrus, per evocare Dialga e Palkia e prendere il controllo dei loro poteri, debba in primis rapire i tre leggendari del lago e da loro sintetizzare una rossocatena, uno strumento che è in grado letteralmente di controllare i figli di Dio. In Azelf, Uxie e Mesprit è quindi insito il potere di intrecciare in maniera però perfettamente ordinata tempo e spazio, gli elementi primi del nostro universo. E lo dicono le lastre in maniera esplicita. 2 forgiarono la materia e 3 lo spirito, dando vita al mondo. Noi però sappiamo che sia le lastre che la storia originale hanno dimenticato un altro protagonista di questa storia, Giratina, e quindi possiamo reinterpretare il tutto in maniera più completa. 2 forgiarono la materia, 1 l'antimateria, 3 lo spirito, e questo diede vita al palcoscenico nel quale si crearono universi e dimensioni. Dopodiché, prima di andare nel sonno più profondo, la creatura originale si pensa abbia creato Adamasfera, Splendisfera e Grigiosfera. O almeno di questo è convinta la maggior parte dei fan del mondo Pokémon. Sì, queste sfere hanno il potere di controllare in caso di necessità i poteri dei figli di Dio. Ma che cosa sono esattamente? Come si sono formate? Per come la vedo io dobbiamo tornare al concetto di lastre. Questi artefatti sono stati generati dai cocci dell'universo neocreato al termine del combattimento tra creatura originale e giganti. Dobbiamo quindi comprendere che in questo mondo di fantasia che è il mondo Pokémon è possibile che degli artefatti si autogenerino, un po' come gli Unknown, a partire da alcuni eventi peculiari. Ho quindi l'impressione che Adamasfera, Splendisfera e Grigiosfera siano state create spontaneamente da cocci di tempo, spazio e antimateria create all'interno dell'universo contenitore. A riprova della mia interpretazione è quello che succede in Pokémon Platino. Visitato il mondo distorto, vediamo un Giratina che vi dimora nella sua forma originaria, una forma che viene persa divenendo forma alterata quando Giratina viene estratto dal mondo distorto e collocato all'interno del nostro PC. Quando è che Giratina riottiene la sua forma? Quando viene messo in contatto nuovamente con la Grigiosfera. È come se Giratina venisse costretto a fare un bagno nel mondo distorto. Grazie alla prossimità ad una sfera che presenta al suo interno estratto del suo potere e antimateria, il Pokémon è in grado di tornare alla forma nella quale è venuto per la prima volta al mondo. E se vi chiedete come ci sia finito il potere di Giratina dentro la Grigiosfera, o quello di Palkia nella Splendisfera, quello di Alga nella Damasfera, beh, anche lì dobbiamo tornare alle lastre. Sappiamo che le lastre, una volta generate, sono state imbevute del potere dei giganti sconfitti, quindi credo che questa sia la parte da attribuire alla creatura originale. Io non credo che il dio dalle 1000 mani abbia creato gli artefatti si saranno autogenerati. Il suo potere invece è quello di incanalare all'interno degli artefatti uno specifico potere, in questo caso quello dei suoi primi 3 figli. Ad ora probabilmente questa differenza tra Arceus che crea le sfere e Arceus che incanala il potere di Dialga, Palkia e Giratina nelle sfere potrebbe sembrarvi inutile, ma vi assicuro che non lo sarà. Il mondo Pokémon è pieno di sfere e vedremo che anche quelle nate dopo la creazione dell'universo potrebbero rientrare all'interno di questo schema costruito in questo episodio pilota, quindi tenete tutto a mente. Una volta che si sono generate Adamasfera, Splendisfera e Grigiosfera, la creatura originale compie un'ultima divisione, in Arceus, cadendo in un sonno profondo e segregandosi nello spazio origine. Dato che il multiverso oramai è canonico, possiamo dire che in questo momento la creatura originale compie un'ultima divisione in infiniti Arceus, che vengono inviati nelle infinite dimensioni di universi presenti nel contenitore. E ormai il dio autolimita il suo potere in qualche modo, decidendo che per sé è arrivato il momento di ricoprire il ruolo di un guardiano. La creatura originale, durante tutto questo processo di creazione, ha perso tanto di quel che era. Ha perso il tempo, lo spazio, l'antimateria, la materia, la volontà, le emozioni, la conoscenza, lo spirito che avrebbe un giorno formato uomo e Pokémon.
E man mano che questa partenogenesi avanza, ecco che le possibilità infinite di vita di questi universi cominciano a crescere vertiginosamente. Il piano creativo procede al prezzo di indebolire l'uno originale. Permettetemi il paragone. Se Cristo si è crocifisso per i cristiani, allora la creatura originale si è divisa per gli allenatori e per i Pokémon. Si è indebolita fino a regredire allo stato di Arceus dormiente per gettare le basi per una vita. Il dio, o meglio i frammenti di questo dio, attualmente dormono nello spazio origine. In alcune dimensioni ormai questo guardiano riposa addirittura nella Pokéball di fidati allenatori. Ma di quello che succede dal sonno di Arceus in poi sarà il caso di parlarne nella prossima puntata, nella quale esploreremo il processo evolutivo che porterà l'antico antenato a divenire Pokémon e uomini separati. Tenetevi forte, parleremo anche del segreto di Regigigas e dei suoi figli. Per oggi, mamma mia, abbiamo concluso, fuma il cervello a me, quindi immagino a voi, ma credo sia uno dei progetti più fighi che abbiamo fatto qui sul canale, quello di Memoride. Questa ricostruzione storica unita a congetture secondo me ci porterà a tirare fuori una lore ancora più complessa e coerente rispetto a quella originale di Game Freak. Quindi se qualcuno di voi vuole sottotitolare questi video in inglese, prego, fatelo pure. Adesso è il momento di sapere la vostra, siete d'accordo con questa ricostruzione? Volete aggiungere ulteriori elementi? Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, che è un tutto, sia un like che un dislike, che una condivisione su Facebook e qualunque cosa. In descrizione, oltre a Star Select, avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV e videogiochi. Con il codice sconto Giovannone avete €1 di sconto su ogni acquisto, tutto, qualsiasi maglietta del creato. Io vi ricordo che stasera ore 20:45 siamo live sul canale Twitch Saidonia, dandovi in anteprima alcuni segmenti di gameplay di Animal Crossing in uscita domani su Nintendo Switch. Inoltre, e questa cosa è importantissima, questo sabato dalle ore 14 saremo in live su Saidonia per lo streaming della gara online Extreme Speed, una gara nella quale si potrà giocare un Pokémon per persona e ne vedrete delle belle. Sarà un torneo a 5 tutti contro tutti, io, Arash, Agostini, Pardini e Vinciguerra, quindi non ve lo perdete. 6 ore di pura follia. Gioco Perish Song. Da Saidonia è tutto e ci vediamo questa sera. Ciao ragazzi.